Lungo via della Magliana, dove la strada verso il fiume ricalca l'antico tracciato della via Campana, ecco scorgere, in prossimità di una fermata dell'autobus, l'abside di una piccola chiesa paleocristiana. Qui, nel VII secolo, Teodora, una ricca vedova romana, traslò le reliquie dei santi Ciro e Giovanni, martiri al tempo di Diocleziano. La chiesa, per una distorsione fonetica popolare, da Abba Cirus fu chiamata Appa Ciro, Pacero, Pacera e poi Passera. Santa Passera, appunto, una santa che non è mai esistita. L'edificio sorge sulle fondamenta di un mausoleo di Temperiale, risalente al II secolo, costruito in una zona di sepolture monumentali, delle quali rimangono alcuni frammenti architettonici collocati sul retro della chiesa, in prossimità della fermata dell'autobus, utilizzati ora come semplici panchine. Sul fianco sinistro della chiesa è possibile riconoscere una serie di arcate, un tempo aperte a formare un piccolo porticato, poi chiuso e oggi trasformato in sacrestia. La facciata è rivolta verso il Tevere e si apre su di un piccolo sagrato al quale vi si accede da una doppia rampa di scale. Il complesso è articolato su 3 livelli, un piccolo ambiente ipogeo, un vestibolo di forma stretta e allungata, sulla cui soglia l'architrave porta l'iscrizione che ricorda la deposizione dei due santi Ciro e Giovanni, e la chiesa medievale, a navata unica. La pianta rettangolare è chiusa dall'abside rialzata di un gradino. Gli affreschi della parete sinistra appartengono all'erezione stessa della chiesa e risalgono al IX secolo. Rimessi in luce negli anni 30, si dispongono su 3 fasce parallele. In quella inferiore si riconoscono figure di santi, ognuna accompagnata da una didascalia che ne indica il nome. Le pitture dell'abside risalgono al XIII secolo. Al centro sta il Cristo benedicente, affiancato da Giovanni Battista e Paolo, e da Pietro e Giovanni Evangelista. Al di sotto la Madonna in trono con il bambino e l'arcangelo Michele, a sinistra 2 santi e a destra il Salvatore in trono, con i santi Ciro e Giovanni ai lati. Nella decorazione dell'arco sono riconoscibili le figure di Santa Pudenziana e Santa Prassede, vicina per assonanza e forse riconducibile alla nostra Santa Passera, una santa che non è mai esistita, di una chiesa quasi sconosciuta.